Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono in trasferta, infatti non sono in Abruzzo ma al confine tra le Marche e l'Umbria, nei pressi di Forca di Gualdo, che si trova da quella parte all'inizio di questo sentiero, e sono diretto al Monte Lieto. Sono sui Monti Sibillini, guardate, il Monte Lieto è quello lì sopra, anzi quella è un'anticima del Monte Lieto, e il percorso si snoda dalla Forca di Gualdo, come dicevo prima, attraverso qui un piccolo bosco, vedete, dove devo attraversare con la macchia, andare oltre, recuperare il sentiero che a mezza costa risale la montagna, mi porterà in cresta e da lì si aprirà un panorama incredibile sui Monti Sibillini, la dorsale più alta, quindi il Redentore, il Monte Vettore, il Pizzo del Diavolo, che si trovano proprio da quella parte. In questo momento sono nascosti dagli alberi e per diverse ragioni sono molti anni che manco da queste montagne ed è sempre una grande emozione tornare in luoghi che si conoscono ma che si lasciano un po' indietro nel tempo, nelle escursioni. Davvero un posto incredibile. Sono stato qua forse 6 o 7 anni fa su questa montagna, mi ricordo il sentiero all'inizio era un po' impicciato, ma cercherò di trovare un po' la via più facile per salire su questa montagna. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video così non vi dimenticate poi alla fine. Rimanete con me perché quella di oggi sarà un'avventura alla scoperta, anzi alla riscoperta dei Monti Sibillini. E sui Monti Sibillini, forse anche più che in Abruzzo, è possibile vivere, incontrare ancora la vera pastorizia di montagna. Poco dietro di me, infatti, c'è ancora un piccolo gregge di capre condotto da un signore, un pastore molto gentile, e una serie di cani da guardiania. Davvero un incontro molto, molto bello, molto poetico e caratteristico. La pastorizia sui Monti Sibillini ha davvero trasformato il paesaggio per le esigenze del pascolo. Infatti molte di queste montagne, come potete vedere dalle immagini, sono delle praterie anche piuttosto scoscese, dove le foreste sono molto limitate, insomma molto più alle basse quote, vedete dietro di me in fondo verso la valle. E quindi su queste montagne è ancora possibile incontrare dei pastori locali che conducono le capre e poi vanno a fare il formaggio da vendere poi a Castelluccio, nel paese di Castelluccio di Norcia. Ed ho attraversato Castelluccio di Norcia, il Pian Grande, il Pian Perduto qui sotto il Monte Vettore quest'oggi con grande tristezza. A 6 anni dal terremoto purtroppo ho trovato ancora dei ruderi, delle case abbandonate e credo che così rimarranno ancora per molti anni. Non sono sicuro che qualcuno abbia l'interesse di tornare a vivere in questi luoghi e recuperare un po' della memoria storica che c'era prima del terremoto, quei paesaggi, quei piccoli borghi. E c'era il piccolo borgo di Pretare, una frazione di Arquata del Tronto, dove mi fermavo sempre a prendere il caffè da una signora molto anziana, Dora. Sicuramente qualcuno di voi che guarda questo video probabilmente se la ricorda, perché tutti si fermavano lì. Oggi purtroppo mi sono reso conto che la frazione di Pretare non esiste più, non ho trovato niente di quello che c'era prima, solo una strada che corre in mezzo a un cumulo di macerie. È incredibile come dopo tutti questi anni non si sia recuperato quasi niente.
L'escursione di oggi al Monte Lieto, che si trova proprio lì sopra quella cresta, parte dalla strada, dalla cona di Sant'Antonio, mi sembra che si chiami così, alla Spina di Gualdo, che si trova lì dove ci sono quei campi coltivati, e risale dolcemente questa valle, risale a mezza costa, così proprio il termine tecnico di questi sentieri, che non sono troppo ripidi e consentono di guadagnare dislivello ma senza troppa fatica, perché seguono l'andamento della cresta e salgono in maniera più dolce rispetto alle impettate di cresta. E il dislivello di questa escursione è intorno a 400 metri, per cui comunque abbastanza ridotto, forse sono circa 6 o 7 km di sviluppo in lunghezza. L'ultima volta che sono stato su queste montagne sono passato per una via diretta da quella parte, sopra la cresta. Vi rilascio magari il video qui sopra nelle schede, così potete rendervi conto. Era uno dei vecchi video con solo musica, con il mio amico Roberto e la cagnolina Melody. E invece oggi seguo questa via diversa per avere un punto di vista nuovo su queste montagne e un panorama sulla parte più nord dei Monti Sibillini. Da quella parte lì c'è il Monte Bove, poi Monte Bove Nord, Sud, e poi mi sembra il Monte Argentella sta lì dietro, e mi sfugge il nome di queste montagne. Dovrei tornare più spesso a fotografare su queste creste. E camminando tra queste valli, con questo cielo stupendo, queste nuvole che corrono nel cielo, sembra di essersi persi dentro a uno sfondo del computer di Windows XP di circa 20 anni fa, ve lo ricordate? Quello verde con le nuvole. E guardate, in fondo da quella parte, dietro le mie spalle, in fondo ci sono le cime più settentrionali dei Monti Sibillini, Monte Bove, Bove Nord e Bove Sud, e mi sono ricordato anche il nome delle altre cime, la cima di Passo Cattivo e la cima di Vallo Infante. È tutta la cresta che dal Monte Bove attraversa tutti i Sibillini fino al Monte Vettore. Queste sono montagne davvero bellissime. Poi trovarsi qui in un pomeriggio come questo, con questo cielo e queste nuvole spettacolari, è davvero un privilegio. E il sole sta scendendo da quella parte, ho ancora circa un'oretta e mezza di luce. Vorrei raggiungere la cima del Monte Lieto, che si trova lì sopra, su quelle creste, ma per farlo devo seguire il sentiero. Guardate, eccolo qua, segue a mezza costa qui ancora quest'ultimo tratto di valle, e poi arriva lì in fondo e arriva in cresta. Da lì poi si raggiunge molto velocemente la montagna, la cima della montagna. Vorrei comunque affrettarmi, perché questo tratto di valle andrà subito in ombra, e giù in fondo nel bosco sarà davvero molto buio. Sì, ho la frontale, però vorrei essere sicuro di non mettere i piedi in fallo. Mettiamoci in cammino.
Ed ora è il momento della fotografia. Ho trovato questo punto qui sulla cresta che degrada verso il pian perduto di Castelluccio. Da quella parte in fondo le montagne, la cima di Passo Cattivo, il Valle Infante e tutta la cresta da quella parte del Monte Redentore. Ho montato la macchina sul cavalletto, effettuerò diverse esposizioni. Insomma, qui la composizione è abbastanza semplice, bisogna seguire la cresta della montagna che conduce direttamente alle cime più alte. Imposterò il diaframma su un valore di F9, F10 per avere un po' tutto il fotogramma a fuoco e darò un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E sono diretto verso la sella da cui si stacca il sentiero che scende giù per questa valle qui dietro le mie spalle, quella che ho percorso all'andata. Per tornare alla macchina impiegherò circa 40 minuti con un passo svelto, però credo che prima di iniziare a scendere mi fermerò un attimo qui proprio al bivio per fotografare questo tramonto che sta illuminando gli orizzonti occidentali. Guardate in fondo, con della foschia in sospensione. L'atmosfera è molto densa e si può creare una bella immagine con una sfumatura dorata e la famosa foschia che crea i livelli in mezzo alle montagne. Per fare questo dovrò rimontare il cavalletto, trovare una composizione, anche un paio di composizioni, e poi dovrò velocemente tornare verso la macchina. Mentre il sole scende da quella parte effettuerò gli ultimi scatti di questa sera, poi dovrò affrettarmi davvero verso la macchina. Guardate, vi faccio vedere il sentiero. Qua c'è il bivio, bisogna scendere qui e seguire il sentiero e scendere giù nella valle, che già è piuttosto scura. Tra poco la luce andrà completamente via e quindi bisognerà un po' veramente affrettare il passo. Ed io vi ringrazio per avermi accompagnato qui sulle creste dei Monti Sibillini, su queste montagne che io amo davvero molto, che però purtroppo frequento non spesso come vorrei. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like e lasciatemi un commento. Io cerco di rispondere davvero a tutti quanti. Qui dalle creste dei Monti Sibillini, dal Monte Lieto, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!